Ciao a tutti. Personalmente non ho mai picchiato un narcisista, ma conosco alcune vittime esasperate dalla situazione che l'hanno fatto. Una signora mi ha confidato che un bel giorno, innervosita dal comportamento del suo partner, ha iniziato a malmenarlo e la cosa che la sconvolse ulteriormente fu vedere la reazione improvvisa del suo compagno narcisista. La vittima continua narrando che iniziò a prenderlo a manate sulla schiena e lui cercava di schivare le percosse scappando esattamente come fa un bambino. Inoltre dichiara che se non l'avessero fermata l'avrebbe sicuramente massacrato. Il Narciso, dopo averle prese di santa ragione, ha chiamato al telefono la mamma e piangendo come un disperato raccontò la sua versione dei fatti, ovvero che la sua partner l'aveva preso a pugni e calci, cosa ovviamente non vera. Un'altra vittima di un narcisista racconta che dopo aver perso letteralmente le staffe, iniziò a picchiare il suo compagno, sino al punto che questo prese la porta di casa e si dileguò, tornando in seguito scortato dai carabinieri. E continuando con il racconto di un'altra ragazza, si scopre quanto il narcisista sia in realtà una persona alquanto fragile, insicura e impaurita. Questa ragazza, dopo l'ennesimo litigio con il suo fidanzato Narciso, iniziò a lanciargli contro tutto quello che le capitava sotto mano. E anche in questo caso ci si ritrova davanti ad una scena da cinema, in quanto il narcisista si lasciò cadere a terra fingendosi svenuto. Insomma, sono molti i casi che quando i narcisisti vengono percossi reagiscono esattamente come dei bambini piccoli, o scappano o si rifugiano dalla mammina. Tale comportamento anomalo è dovuto all'attaccamento malsano e morboso che Narciso ha nei confronti della propria madre. Tanto è vero che il rapporto tra mamma e figlio rasenta il ridicolo e la simbiosi. Di questo ne parlo nel video Narcisista e Mammone, dove spiego i vari meccanismi disfunzionali che si vanno a creare nel corso della vita tra madre e figlio. Tutto questo è pazzesco se si pensa che stiamo comunque parlando di uomini adulti. Quindi mi viene spontaneo pormi una domanda. Ma come possiamo pretendere di avere una relazione sentimentale matura con questo tipo di individui? La risposta potrebbe essere imbarazzante per tutte noi, se ci rendiamo veramente conto con chi abbiamo a che fare. D'altronde i narcisi sono figli di genitori, a loro volta narcisisti, oppure di genitori che non sono stati in grado di dare le giuste attenzioni. Perciò il processo di crescita di questi bambini ad un certo punto si arresta e non va a buon fine e quindi la loro crescita emotiva non si evolve. Da tenere presente che in ogni caso il narciso tanto odia la madre e tanto la teme, ma sarà sempre solo lei ad avere il pieno controllo sul figlio. Se vuoi approfondire questo argomento, segui il video L'infanzia del narcisista. Diventa doveroso verso noi stesse renderci conto che questi individui con personalità narcisistica altro non sono che dei bambini impauriti e mai cresciuti in un corpo di un uomo, lo stesso di cui noi ci innamoriamo. Tutto ciò dovrebbe farci riflettere su molti particolari. Ma come possiamo pretendere che un narcisista, senza empatia, senza emozioni, ci possa amare? Non è forse come chiedere ad un gatto di abbaiare? Dobbiamo farcene una ragione e capire che questi uomini hanno solo bisogno di un aiuto psicologico e non saremo certo noi, povere crocerossine, a poterglielo offrire. Se vuoi approfondire questo argomento, segui il video Il narcisista dallo psicologo e le fasi della terapia, oppure il video Un narcisista può guarire con l'ipnosi. Se hai un vissuto simile a questo, ti prego di farne parola qui sotto nei commenti. La tua opinione e i tuoi consigli sono di massima rilevanza. Divulgare più informazioni possibili sul disturbo narcisistico può salvare delle vite. Grazie per avermi seguita.